Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video del metodo acquario bilanciato. In tantissimi mi avete detto di aver parlato di tutto quello che riguardava l'allestimento di una nuova vasca e di aver saltato una piccola parte, evidentemente per voi molto importante, quella della filtrazione del filtro in acquario. Vi ho risposto in privato che non ho parlato di questa parte proprio perché io non utilizzo i filtri in acquario e mi avete dato una risposta molto intelligente, ovvero mi avete detto che è proprio questo il motivo per cui devo parlare del filtro in acquario. Diciamo che l'acquariofilia nasce molto prima dell'invenzione del filtro. Per parlare di filtro in acquario dovremmo aspettare il 1960, eppure i primi acquari risalgono già ai primi anni, alla prima metà del 1800, quindi circa 150 anni prima rispetto all'invenzione di quella che tanti definiscono l'anima, il cuore dei nostri acquari. Cos'è il filtro? Sappiamo che viene diviso in tre parti, una parte meccanica, una parte biologica e talvolta è presente una parte chimica. Il filtro degli acquari rappresenta una particolare coltura intensiva di microorganismi, tantissimi batteri, funghi e protozoi che vengono allevati in alta concentrazione su dei supporti specifici, che siano essi i famosi cannolicchi ceramici o le bioballs, qualsiasi altro tipo di materiale filtrante in commercio. Ciò comporta due notevoli vantaggi. Il primo è che tutto il detriti della vasca viene accumulato in un solo spazio, che è appunto il vano filtro di tipo meccanico, dove saranno presenti spugne e lana di Perlon, che viene smaltito teoricamente in modo molto più controllato. Il secondo è il fatto che il filtro rappresenta una mega espansione delle superfici colonizzabili dai microorganismi cosiddetti filtranti. Tutto quello spazio che è dedicato a questi microorganismi non sarebbe possibile ottenerlo direttamente in una vasca senza filtro. Ciò nonostante, io continuo a preferire le vasche senza filtro. Vediamo il perché. Non è una questione di fare pro e contro di un metodo piuttosto che l'altro, vantaggi, svantaggi dei due metodi. In realtà è proprio cominciare a razionalizzare sull'idea di metodo. Parliamo di due metodi paralleli che non si incontreranno mai, totalmente distanti e differenti tra loro, ma che raggiungono i medesimi risultati. Questa è la cosa fondamentale. L'acquario senza filtro raggiunge i medesimi risultati di un acquario con il filtro, lo fa più lentamente, ma una volta raggiunti quei risultati tende a superarli. Per darvi un'idea, è un po' come si poteva fare qualche tempo fa tra i motori diesel e i motori benzina. I motori benzina sono più sprintosi, più veloci, partono prima, ma i motori diesel, una volta riscaldati, una volta partiti, non si fermeranno mai. Questa più o meno è la distinzione tra un motore filtrante e una vasca senza filtro. Benzina il primo, diesel il secondo. Per capire come e perché si può arrivare alla scelta di un senza filtro, dobbiamo capire esattamente le tre fasi della maturazione di un acquario. La prima fase è quella cosiddetta della maturazione del filtro, che va dall'allestimento alla fine del picco dei nitriti. Nitrospira e Nitrosomonas, che sono i batteri responsabili del ciclo dell'azoto, si andranno a insediare nel filtro in maniera stabile, in quantità sufficiente per trasformare l'azoto, come sappiamo, dalla sua forma ammoniacale alla sua forma nitrica e poi a nitrato. Normalmente questa fase dura mediamente un mese.
Ma ci terrei a precisare, visto i vari commenti che leggo nei vari gruppi di acquariofilia, che il fatto che duri mediamente un mese non significa che duri un mese. Ci saranno acquari che registreranno il proprio picco di nitriti nel giro di un paio di settimane, altri che dopo 2 mesi ancora continuano a non registrare questo fantomatico picco. Da qui nasce la fase 2, parte la fase 2, quindi dal picco in poi parte la cosiddetta fase 2 della maturazione, che dovrebbe durare mediamente tra i 4 e gli 8 mesi. Qualcuno in realtà dopo 2 anni continua ad essere in piena seconda fase di maturazione. Dall'altro lato però è vero anche che ci sono state persone che dopo 2 mesi dall'allestimento avevano già superato anche questa seconda fase, quindi vige sempre la stessa regola: mediamente per la seconda fase ci vorranno 4-8 mesi, ma così come ci voleva un mese per la maturazione del filtro, nessun batterio starà lì, calendario alla mano, e dire yuhu, sono passati 4 mesi e adesso la vasca è matura. Non funziona in questa maniera. Quando capiamo che abbiamo raggiunto l'apice della seconda fase, la seconda fase permetterà ai batteri non solo di insediarsi nel filtro come abbiamo visto nella fase 1, ma finalmente di poter colonizzare l'intero ambiente acquario. Quindi si andranno a depositare su arredi, sui legni, sulle piante, sulle rocce, sul fondo. Dentro il fondo non ci sarà un solo angolo, un solo centimetro quadrato del nostro acquario che non sia stato colonizzato perfettamente e completamente dai nostri batteri. In quel caso finalmente si parlerà di una vasca matura. Avremo superato questa seconda fase. Come ce ne accorgiamo? Di norma ce ne accorgiamo per un segnale evidentissimo, senza aver aggiunto nessun tipo di sistema chimico all'interno della nostra vasca, quindi nessun algicida, niente pesce mangia alghe o roba simile. D'improvviso le alghe filamentose, talvolta anche i cianobatteri, cominceranno a pian pianino a regredire fino a poterne registrare finalmente una loro totale scomparsa dalla vasca. Quello sarà il momento decisivo in cui potremo finalmente comprendere che i nostri batteri si sono evoluti e si sono riprodotti in una quantità tale da riuscire a contrastare le alghe in completa autonomia. Finalmente abbiamo stabilito un equilibrio nel nostro ecosistema, quindi abbiamo finito la nostra seconda fase e possiamo parlare di acquario maturo. A questo punto comincia quella che è la terza fase, cioè quella della vasca totalmente matura. Quando possiamo dirci definitivamente in possesso di una vasca veramente matura ed ecosistemica? Quando il ciclo dell'azoto si compie nell'intera vasca, non più solo all'interno del filtro. Perché? Perché la flora batterica ormai si è insediata dappertutto, le piante non si ritrovano più in un ambiente nuovo, si saranno adattate alle nuove condizioni di luce, di acidità, di temperatura della nostra vasca, e quindi saranno in grado i nostri batteri non solo di trasformare l'azoto più in fretta, ma ne troveranno anche meno. Semplicemente perché le piante nel frattempo avranno imparato ad assorbire molto rapidamente l'azoto ammoniacale presente nelle nostre vasche. A questo punto la domanda: perché col mio sistema metodo acquario bilanciato continuo a preferire le vasche senza filtro, no filter? In realtà perché studiando il ciclo dell'azoto ho avuto l'opportunità di far mia la logica, come dicevamo nel video presentazione di questo metodo, di Lawrence Conrad.
che ha scritto un grandissimo libro che si chiama L'Anello di Re Salomone. Se non lo avete fatto vi consiglio di leggere i 3 capitoli di questo libro in cui si parla esclusivamente della vita dell'acquario. Li trovate gratuitamente tradotti in italiano in rete, in cui ovviamente Lorenz non possedeva un filtro, dico ovviamente semplicemente perché non esisteva ancora, non lo avevano ancora inventato, e se avete l'opportunità di trovarlo, perché ormai è diventato rarissimo purtroppo, c'è un bellissimo libro del 1999 di Diana Wallstad che si chiama Ecology of the Planted Aquarium, dove non solo consiglia di strutturare le proprie vasche senza filtro, ma mostra la differenza tra una vasca col filtro e una vasca senza filtro. Tutte le vasche senza filtro, Diana Wallstead nel suo libro le definisce Balanced Aquarium, che nella traduzione in italiano di questo libro è stato tradotto come acquario naturale, ecosistema reale. In realtà nel nostro metodo acquario bilanciato noi abbiamo tradotto Balanced Aquarium letteralmente in acquario bilanciato, perché il termine acquario bilanciato implica in sé un tipo di acquario che abbia l'opportunità di essere considerato un vero ecosistema autosostenibile, rigenerante, che possa perdurare nel tempo. Quindi vi consiglio la lettura di questi libri. Per quanto riguarda i motivi, sono presto detti. Vi sintetizzo quelli che sono i pensieri della Wallstad e di Lorenz Conrad, perché ne ho fatto la crasi nel mio metodo. Semplicemente, avendo visto quali sono le 3 fasi della maturazione di un acquario, possiamo dire con certezza che avviare una vasca senza filtro fa saltare la prima fase. Non c'è nessun filtro da dover far maturare. Tra la seconda e la terza fase, in realtà anche negli acquari che sono nati con il filtro comincia pian pianino a diventare superficiale. Arrivati alla terza fase, in teoria, il filtro si potrebbe proprio eliminare da qualunque vasca, perché qualunque vasca che sia ormai completamente matura ha, come abbiamo appena detto, un ciclo dell'azoto che si compie all'interno dell'intera vasca, non più soltanto del filtro, per cui il filtro diventa quasi superfluo. Sappiate che togliendo il filtro, appunto, l'azione batterica non viene a mancare, assolutamente. Quello che viene a mancare invece è la circolazione forzata dell'acqua. In grossa sostanza, cos'è che accade nel dettaglio all'interno di una vasca? Abbiamo dei batteri che si sono insediati all'interno del filtro, una pompa che fa passare continuamente l'azoto sotto forma di ammoniaca davanti questi batteri che lì si sono andati a piazzare e glieli fa passare continuamente sotto il naso. Quindi in grossa sostanza è un po' come essere presenti davanti a un all you can eat con un nastro trasportatore che ci fa passare continuamente davanti il nostro cibo preferito. È ovvio che rispetto a chi è rimasto fuori dal ristorante saremo avvantaggiati nell'alimentazione, perché chi è fuori dal locale dovrà continuare a cercare le proprie prede, mentre noi saremo seduti comodamente e avremo un nastro trasportatore che continuamente ci porta cibo fresco, che tra l'altro è il nostro preferito. Mentre laddove non ci sia una pompa che filtra continuamente l'acqua, l'ammonio che si va a produrre si diffonde nell'intera vasca, non viene obbligatoriamente sospinto verso il filtro. Senza questa circolazione forzata, l'ammoniaca finisce ovunque, il che significa che può capitare sì su una colonia batterica, può capitare sì su un'alga, ma potrebbe capitare sulle foglie della nostra igrofila.
per esempio. Quindi buona fortuna, che vinca il migliore, che vinca il più forte. Questa è la forza di un ecosistema naturale, che una volta stabilito il proprio equilibrio interno, vigeranno le regole naturali del vinca il più forte, che in natura normalmente sono le piante. Con la pompa in funzione l'acqua viene sospinta continuamente nel filtro, quindi i batteri presenti nel filtro continueranno a riprodursi e a innescare il ciclo dell'azoto all'interno del filtro, sì, ma a discapito di tutto ciò che normalmente avverrebbe in una vasca senza filtro, quindi a discapito di tutti quei batteri che sono presenti invece sugli arredi, sul fondo, sulle piante. Possiamo affermare quindi che la pompa, e quindi il suo filtro, agevola la maturazione dei batteri presenti nei cannolicchi e nelle bioballs, ma a scapito di tutto il resto dell'acquario. Quindi, se è vero che la presenza del filtro permette la maturazione del filtro, è anche vero che rallenta la fase 2, la maturazione della vasca. Non solo. La circolazione forzata, favorendo la flora batterica dei materiali filtranti, toglie risorse alle piante presenti all'interno della nostra vasca. Quindi crea uno squilibrio tra le differenti quantità di batteri dentro e fuori dal filtro. Questo, per tutta una serie di vari motivi, un momento di manutenzione straordinaria, per esempio, o perché smuoviamo troppo il nostro filtro durante uno spostamento di qualche tipo, per esempio, può capitare in questi casi che una parte della nostra flora batterica si riversi all'esterno del filtro, causando la temutissima nebbia batterica che nessuno ha mai visto negli acquari senza filtro, per un semplice motivo: in un acquario senza filtro non ci saranno mai più batteri di quanto in realtà la vasca non necessiti. In conclusione, quindi, se sei un neofita e non conosci esattamente come funziona il ciclo dell'azoto, non sei ancora in grado di leggere in maniera davvero molto critica i segnali che la tua vasca, il tuo ecosistema e le tue piante ti stanno mandando, ben venga il filtro. È un ottimo aiuto, un ottimo alleato, ti permette di velocizzare le operazioni ed inserire il prima possibile i tuoi amici pennuti. In realtà, se sei già un acquariofilo un po' più esperto, sei in grado di gestire una vasca con filtro, allora ti consiglio a maggior ragione di provare a utilizzare il metodo acquario bilanciato, il Balanced Aquarium No Tech o Low Tech se preferisci, perché quello che riuscirai a vedere con i tuoi occhi nel medio-lungo periodo è davvero di una bellezza, di un pezzo di natura in casa che ti lascerà a bocca aperta, senza fiato, sarà brulicante di vita e avrai l'opportunità di vedere all'interno di 5 vetri qualcosa che in un acquario con filtro, purtroppo, benché sia partito subito, benché tutto abbia funzionato alla perfezione, purtroppo in quel caso non riuscirai a vederlo. Se il video ti è stato utile, lasciami un like, ti consiglio di iscriverti al canale per non perderti i prossimi video e ovviamente non dimenticare di iscriverti al nostro gruppo Facebook, dove potremo confrontarci se avete delle idee in merito.